Ciao, benvenuti in Grimoto Garage. Oggi vedremo come pulire correttamente le pinze del freno della vostra moto, nello specifico le pinze Brembo M4 di un F3675. Questo tutorial ci è stato richiesto da Giambattista. Prima di vedere questa lavorazione cerchiamo di capire come è fatta una pinza. La pinza del freno è formata dal corpo della pinza, dai cilindretti e dalle guarnizioni di tenuta presenti all'interno del corpo. I cilindretti fuoriescono nel momento in cui andiamo a premere sulla leva del freno. I cilindretti fuoriuscendo vanno ad agire sulle pastiglie, le quali ci permettono una frenata. Gli attrezzi per eseguire questa lavorazione sono una chiave dinamometrica, una bussola a brugola da 8, un tronchesino, un cacciavite piccolo a stella, un cacciavite con un taglio largo, un pennarello, carta abrasiva da 150, un pennello, uno spazzolino, un contenitore con dell'olio dei freni e un pezzo di carta, due fascette, vi serviranno da sostituire quelle che vengono tagliate, del grasso, sgrassatore e un contenitore con dell'acqua. Fase 1. Per una maggiore comodità posizioniamo la moto sul cavalletto posteriore. Fase 2. Con il tronchesino tagliamo le fascette del filo del sensore di velocità, facendo attenzione a non segnare il cavo, e lo estraiamo dal parafango. Con la chiave dinamometrica smontiamo la pinza facendo attenzione a non segnare il cerchio. Prima la vite sotto e poi la vite sopra. Senza estrarla completamente, la incliniamo per distanziare le pastiglie. Con un elastico legato al manubrio teniamo sospesa la pinza per evitare che urti contro i dischi del freno e le carene. Fase 3. Allarghiamo leggermente le pastiglie con un cacciavite per permetterne l'uscita. Ne estraiamo una alla volta per non confonderle. E le contrassegniamo con un pennarello. Infine togliamo la molla di fermo. Fase 4. A questo punto rimuoviamo la placchetta di sicurezza e apriamo il serbatoio del liquido dei freni, posizionato sopra la pompa. Posizioniamo uno straccio intorno alla vaschetta per evitare che un'eventuale uscita di olio dei freni possa sporcare e rovinare le carene. Fase 5. Diamo qualche pompata in modo da far fuoriuscire i cilindretti e teniamo monitorato il livello dell'olio nella vaschetta, in modo da non scendere sotto al minimo. Ciò ci permetterà di pulire meglio i cilindretti avendo più superficie esposta. Prestiamo attenzione a non far uscire troppi cilindretti perché potrebbero uscire dalla loro sede. Fase 6. A questo punto inizia la vera e propria fase di pulizia. Spruzziamo sulla pinza un comune sgrassatore e rimuoviamo tutto lo sporco aiutandoci con un pennello ed uno spazzolino, in modo da raggiungere anche le parti più difficili. Questa lavorazione ci garantisce il corretto funzionamento delle pinze. Uno dei sintomi che ci può far capire che la nostra moto ha bisogno di lavare le pinze è che spostandola sentiremo la moto un po' pesante e frenata. Un altro dei sintomi è che controllando le pastiglie c'è la possibilità di trovare le pastiglie non consumate correttamente. Certo è che nel momento in cui laviamo le pinze garantiamo alle nostre pastiglie una maggior durata, proprio perché i cilindretti si possono permettere di scorrere correttamente all'interno della pinza e quindi di non mantenere le pastiglie appoggiate al disco. Fase 7. Una volta che saremo soddisfatti del lavoro, asciughiamo i cilindretti con dell'aria compressa senza insistere troppo, in modo da evitare di danneggiare o deformare le guarnizioni di tenuta. Fase 8. Dopo aver sgrassato ed asciugato la pinza, con uno straccio pulito imbevuto di liquido dei freni lubrifichiamo i cilindretti al fine di migliorare la scorrevolezza e di mantenere le guarnizioni in buono stato. Fase 9. Pompiamo con la leva del freno e ci assicuriamo che i cilindretti escono tutti insieme ed in modo uniforme. Se così non fosse, ripetiamo l'operazione di lubrificazione dei cilindretti. Se dopo qualche tentativo non si ottiene un'escursione omogenea dei cilindretti, sarà necessario revisionare l'intera pinza. Fase 10. Posizioniamo sul cavalletto anteriore la moto e utilizziamo un pezzo di carta vetrata con grana da 150 per carteggiare i dischi sulle superfici che vanno a contatto con la pastiglia. Ripetiamo l'operazione su entrambi i lati. Diamo anche una leggera carteggiata alle pastiglie dalla parte della mescola e puliamo le pastiglie con uno straccio pulito.
Fase 11. Riportiamo nuovamente i cilindretti completamente in sede e con uno straccio pulito ripuliamo tutta la pinza dall'olio in eccesso. Puliamo anche la molla di fermo precedentemente smontata e facciamo attenzione a rimontarla nel verso indicato dalla freccia, in modo che segua il senso di rotazione. Fase 12. Inseriamo le pastiglie facendo comprimere la molla di fermo. È importante inserirle facendo riferimento ai contrassegni fatti in precedenza. Con un cacciavite ci assicuriamo di mandarle completamente in sede. Fase 13. Dopo aver pulito le viti, lubrifichiamo con un po' di grasso i primi filetti. A questo punto è possibile rimontare le pinze serrandole con la chiave dinamometrica tra i 42 e i 46 Nm. Diamo qualche pompata sulla leva del freno e controlliamo il livello del liquido nel serbatoio, che deve stare tra il minimo e il massimo. Infine richiudiamo il coperchio inserendo il polmone di gomma. Utilizziamo delle fascette nuove per fissare il filo del sensore di velocità. Abbiamo appena terminato questa lavorazione e ci teniamo a darvi anche qualche altro consiglio utile che magari vi può aiutare a capire meglio perché fare la pulizia delle pinze. Il primo consiglio è che conviene fare, come vi abbiamo consigliato nel video, di carteggiare bene i dischi. Questa è un'attenzione particolare da utilizzare quando si cambiano anche le pastiglie, quindi si passa da una mescola sinterizzata a una mescola carboceramica. È sempre meglio pulire il disco completamente con un po' di carta vetrata per permettere alla nuova pastiglia di lavorare su una superficie completamente pulita. Esatto, un altro consiglio che possiamo darvi è, come in questo caso, se vi trovate una pinza senza le boccole autocentranti, che sono quelle boccoline che sono inserite all'interno del piedino della porcella. Queste boccole consentono alla pinza, nel momento del montaggio, di essere perfettamente centrata con il piedino e quindi in asse con il disco, nella posizione più perfetta nella quale può lavorare. Bene, in questo caso l'F3 non le monta. E per fare un montaggio più corretto vi consigliamo di portare fino in battuta le viti delle pinze. A questo punto mettete un elastico sulla leva del freno in modo che i cilindretti automaticamente spingendo mettono la pastiglia nella condizione ottimale nella quale lavora meglio, e solo a questo punto potrete andare a serrare le viti delle pinze alla giusta coppia di serraggio. Questo è proprio per il maniaco, L'altro consiglio è che la pulizia delle pinze vi permetterà di avere un consumo più omogeneo delle pastiglie. Ci sono alcuni tipi di pinze che hanno la tendenza ad avere un cilindretto che esce di più, un cilindretto che esce meno, e quindi quando smontate, se provate a vedere le vostre pastiglie, saranno un po' a fetta di salame. In questo caso potete anche prendere le pastiglie e girarle sottosopra, quindi mettere la parte più nuova dove prima c'era la parte più consumata. Una piccola attenzione è che quando rientrate in pista oppure andate a farvi un giro dopo aver fatto questa operazione dovete stare attenti perché la frenata non sarà più prontissima. Non è proprio come partire da zero a rodare una pastiglia, però è meglio prestare un pochettino di attenzione, così permetterete di nuovo alla pastiglia di tornare a lavorare in asse e poi da lì la frenata tornerà ad essere prestante. Alla fine della lavorazione, comunque per un lavoro più completo, vi consigliamo di effettuare un piccolo spurgo, perché abbiamo lavorato sulla pinza, abbiamo mosso i cilindretti, quindi abbiamo spostato parecchio olio all'interno delle pinze e potremmo aver fatto muovere una bolla d'aria che magari in precedenza non siamo riusciti a spurgare, potremmo averla mossa e portata vicino allo spurgo del freno. Quindi vi consigliamo appunto di effettuare un piccolo spurgo. L'altro consiglio mio personale è dedicategli il giusto tempo. Ci vuole, se è la prima volta che lo fate, ci vuole un pochettino più di attenzione, soprattutto perché stiamo parlando dei freni, sono importanti, quindi attenzione, prestate veramente attenzione a tutti i passaggi del video. Esatto, lavorate con calma, con pulizia e con ordine, mi raccomando. Ci vediamo al prossimo video tutorial, speriamo che vi sia piaciuto. Buon divertimento! Ciao!